thing, and it meant that I could work and write in a serious, concerted way during the day instead of at night, and have a kind of functional life that involved writing instead of doing it in a way that made me have no social life or no sleep. So yeah, I feel my lifestyle has been vastly improved, and I'm really, really grateful for that. And it's also just as a proviso, like, might not last very long, and like this isn't, you know, and like it's not anything that I think will stick around forever. But at least I've had this time where I've been able to dedicate my time to writing, and it's let me get working on my second novel, and it's my childhood dream. So on another less practical level, I was able to do something that I've wanted to do since I was 4 years old. Ok, cioè la fine era, ed era il mio sogno di infanzia, sono riuscita a fare una cosa che volevo fare da quando avevo 4 anni, punto. Tutto quello prima era quello che Virginia Woolf ha scritto 100 anni fa in Una stanza tutta per sé, e che ha molto poco a che fare con il sogno dell'infanzia, ovvero quando lei ha firmato il suo, come si dice, accordo, no, per pubblicare il libro, lei faceva 5 lavori, la cameriera in vari posti, in vari uffici, un po' la giornalista, e scriveva nel tempo libero. Ha potuto lasciare i suoi lavori, diciamo, che in quel momento non le interessavano, per dedicarsi alla scrittura del libro e degli articoli. Questo ha liberato molto spazio nel suo cervello, che si è potuto dedicare alla scrittura, e ha anche liberato molto spazio al suo cervello, che si occupava delle preoccupazioni economiche, tipo di come pagare l'affitto fine mese. E ciò vuol dire che ha potuto iniziare a scrivere durante il giorno e non di notte, scrivere avendo una vita sociale e avendo una vita che funzionasse, funzionale e sana, e non appunto scrivere e fare 18 lavori allo stesso tempo. Ovviamente è cosciente che potrebbe non durare, però almeno per ora può scrivere il suo secondo romanzo come un lavoro. E io trovo questa risposta per noi molto interessante. Uno, perché di solito queste risposte sono sempre: ah, era il mio sogno da bambina, adesso posso andare ai festival, posso conoscere un sacco di gente, e due, perché scrivere è un lavoro, cioè può essere un lavoro, cioè dovrebbe sempre esserlo a un certo livello, ma per noi questa cosa in Italia non è così chiara, perché per scrivere serve appunto un affitto pagato, del tempo per farlo, come le 8 ore di un lavoro normale. E quindi ho trovato la praticità di questa risposta veramente molto molto onesta, e quindi per questo gliel'ho richiesto. Ditemi che avete qualche domandina. Vai. In inglese o in italiano? Uguale. Provo in inglese. Okay, so one thing about the novel that really hit me is the relationship between the main character and other people in her life, and her fear of their judgment of a relationship with Ciaran. So she was constantly scared that her father or her friends could think that she was in an abusive relationship, because maybe being in an abusive relationship is seen like something shameful, something that the woman has not been able to prevent. So I think it was really interesting, also because it shows us how relationships are seen as a performative act, so like having a job, so like you always need to demonstrate something through your relationships. And I was wondering which weight this has in pushing a woman in leaving a relationship to its further extent, just to demonstrate something in the end. Grazie per questa domanda. La domanda è allora, nel romanzo lei ha questa relazione ed è molto difficile per lei giustificare questa relazione con il suo padre, con i suoi amici, no? E quindi li evita, fondamentalmente, si chiude. E questo ha molto a che fare con quanto in realtà una relazione possa essere vista come
una performance, cioè una cosa che tu devi dimostrare di avere, dimostrare che funzioni, no? che vada in un certo modo e che soddisfi delle aspettative. E quindi appunto la sua domanda è proprio su questo aspetto delle relazioni che possono essere un atto di dimostrazione. Yeah, I think that's so true that it's very performative, even in much healthier relationships than the one in the book. I think a lot of relationships are quite performative. But for her, I think it's partly that the suffering that she went through will be like rendered meaningless if anyone identifies it, or if anyone catches her out, or if she has to end the relationship. And it would be totally world-ending and devastating if that suffering was without meaning, you know? Like, the suffering is okay so long as it's building towards some sort of culmination where you end and you're together and that's it, you know, and there's a resolution of some kind. But if it's made meaningless, then what were you doing and why would you suffer like that? So yeah, I think that it's terrifying every day for her that someone might correctly identify what it actually is like to be in that relationship, because it's so boring and so, you know, it's not even some kind of like interesting, passionate love affair. It's actually just really squalid and mundane inside their flat, and I think that's really shameful for her. And then also, even as I say, like even in a healthy relationship, I think it's really sad that we see relationships as leading to a point always, because it does feel like failure if when you enter a long relationship. It's quite a terrifying feeling because it feels like you failed at something, and it does feel like outsiders will see that failure and think you are wrong or bad for some reason because of it. And in reality, obviously, most people don't care at all what other people are doing, and it's not really very interesting to most people what your neighbours or your friends or whether they're with a boyfriend or not. But it does feel very shameful to lose a long relationship sometimes. And I think that's because we're very like target oriented in this society, where it's like, oh, you have to get married and then end your lives together, and if not, then everything that came before that is pointless. Whereas, you know, in fact, you can obviously have a relationship with somebody that has meaning, and then it ends and you go on with your life. But I think that we maybe don't, we struggle to believe that. Thank you. Sì, c'è una grande relazione tra avere una relazione e appunto performare questa relazione anche nelle relazioni più sane. Nel caso del libro il tema è che se qualcuno avesse smascherato che la sofferenza sua non porta da nessuna parte, sarebbe stato per lei terrificante, perché cioè, questa relazione fondamentalmente che lei ha è anche abbastanza noiosa, cioè non è che dici che bellezza ogni giorno, è veramente un giorno entusiasmante anche se sto malissimo, è proprio squallida, noiosa, e quindi lei deve però nasconderla questa cosa, perché bisogna di pensare che questa sua continua sofferenza, questo continua brama la porti effettivamente da qualche parte. E in realtà poi Megan dice anche nelle relazioni normali, per lei è abbastanza triste vedere come le relazioni devono sempre portarti a qualcosa nella nostra società, e quando ad esempio finisce una relazione molto lunga sia sempre visto come un grande fallimento, no? Come se appunto dovessi arrivare da qualche parte e non ci sei arrivato, e in realtà poi a nessuno importa davvero, cioè non è che al tuo vicino di casa importi, magari ne parla 2 minuti, però non c'è questa aspettativa, è un'aspettativa che ci creiamo in questa società in cui siamo sempre orientati verso un target, no? Cioè devo sposarmi, devo avere 2 figlie. In realtà si può avere una relazione che ha un significato, che funziona o funziona meno, e poi lasciarsi e andare avanti. Invece questo è sempre visto abbastanza come appunto un punto di un difetto, ci deve essere qualcosa che non va in te se la relazione non è andata bene.
Ciao Silvia. Italiano? Italiano perché mi piace sentirti parlare in inglese. Prima io non l'ho ancora letto, l'ho comprato stasera, quindi non farò una domanda ovviamente sul libro, ma su quello che ha raccontato di sé. Prima diceva che il sogno della sua infanzia era scrivere un romanzo, però di fatto questo è il suo primo romanzo perché ha scritto altro, no? Diceva qualcosa, eccetera. Volevo sapere se due cose, se l'idea di questo girava da un po', cioè o se è stata, gli è venuta e l'ha scritto, e al contrario se invece ci sono state delle altre idee che ha avuto precedentemente che o non ha, ce le ha ancora lì e non le ha messe su carta, o al contrario l'ha fatto ma non hanno ancora visto la luce. So I maybe spent about maybe 9 months thinking about the book before I started writing it. And in that time I was thinking more about the sort of underlying ideas in the book than about a novel. So I knew I wanted to write a book about how it can come to be that a woman loses herself in a romantic relationship, and how that has sort of happened in the past and how it happens now, and what the difference is, and how it might change in the future maybe. So this was something I've been thinking about a lot and talking about with some friends of mine who write and make art as well, and we had done some reading groups and performance things to do with these ideas, and initially I thought I might want to write a book of essays on the subject, but then when I kind of sat down properly to do that, I found that I just wanted to create a really intense experience to replicate the way that I remembered feeling when I was in very intense relationships, and that was what I was most interested in doing, because you know, a lot of the book is it's not very dramatic in some parts. It's kind of domestic, and if you describe it, it sounds quite boring, but hopefully not so boring to read. But when you're inside of a very intense relationship, everything seems so heightened, and I kind of wanted to reproduce that effect. So I decided the only way to do that was to write a novel. So basically I had been thinking about it for a long time, but I hadn't tried to write anything else until I began this version of it. And I didn't have any other ideas for novels at that point, because I didn't think that was where my skill set lay. I had already had a couple of things. I had like a journalistic career already, so I thought that's what I was going to write, and that's what my writing was going to be for my life. And I had always kind of dreamed of writing a novel, but I never had any indication that I'd be particularly good at it. So I didn't have many ideas. But then as I was writing that one, actually, a couple of other things came to me, and one of those is what I'm doing for the second one. Ci ha pensato 9 mesi prima di cominciare a scrivere. Sapeva che voleva scrivere qualcosa che fosse su come una donna si può perdere in una relazione di questo tipo nel passato, cioè, storicamente determinato, nel presente oppure nel futuro, e ci ha lavorato lungamente con anche dei suoi altri amici, conoscenti, non solo scrittori, anche artisti, cioè hanno fatto anche dei gruppi di lettura e di pensiero su questo argomento. E poi doveva essere quindi una serie di saggi nella sua testa su questo argomento. Poi in realtà quando si è seduta lì finalmente a scrivere ha pensato che voleva replicare quell'intensità emotiva che per lei avevano avuto certe relazioni, e che magari
da leggere non sono noiose, ma da raccontare lo sono, perché è tutto abbastanza domestico, non c'è niente di particolarmente epico, ma quando le leggi sotto forma di romanzo acquistano quell'intensità che è molto simile a quella che lei si ricordava di aver vissuto, e quindi da lì è diventato un romanzo. E no, non ha provato a scrivere altre cose perché lei faceva già la giornalista, quindi per lei la sua carriera era quella lì. Pensava che il suo scrivere fosse il giornalismo, nonostante volesse scrivere un romanzo da piccola, e quindi in realtà poi l'idea di continuare a scrivere romanzi le è venuta quando è riuscita con questo, ha pensato che questa potesse essere anche una forma di scrittura adatta a lei, e sono venute un altro paio di idee, e una delle due è quella a cui sta lavorando ora. Vi anticipo la domanda. Cos'è il tuo prossimo libro? Perché lo so. Il prossimo libro è una cosa totalmente diversa. Siamo nella Londra degli anni 90, tre cose sono, che me la tiri. Londra degli anni 90, c'è stato un crimine, il libro è sulla relazione fra la female journalist, a male journalist? Okay, because in Italian tra il giornalista del tabloid che segue, che copre insomma questa notizia, la famiglia della vittima e la famiglia di quello che viene accusato. Questo perché negli ultimi tempi si è molto interessata alla storia dei tabloid inglesi, a come aggredivano, diciamo, le notizie, e a come poi si sviluppavano questi rapporti molto interessati da parte dei giornalisti, soprattutto con le famiglie delle vittime, quindi una cosa totalmente diversa, molto più incentrata sulla società e il mondo, diciamo. Altre domande, altre cose? Aspetta, fortunato data il gruppo di lettura. Niente, vai. Allora, ciao. Dunque, innanzitutto io ho apprezzato moltissimo il ritmo dei piccoli capitoli, cioè io trovavo sempre quei 2 minuti per leggere quello successivo e dopo trovavo 2 minuti per leggere quello successivo, quindi nel giro di 2 giorni, un giorno e mezzo io ho finito il libro. E allo stesso tempo mi chiedo perché non ha un nome la protagonista, cioè è una maniera, è un mezzo per potersi identificare in una qualche dinamica non di sottomissione, però una dinamica quotidiana che si legge in questo libro, che è possibile che qualcuno di noi possa vivere, non solo magari anche con un partner, forse anche con dei figli, con dei genitori, perché non è poi detto che dinamiche di questo tipo ci sia soltanto con un partner. Volevo soltanto sapere se il motivo era un mezzo per poter entrare nella storia. I did want, the reason that she doesn't have a name is that I wanted ideally for the reader to be really immersed in from her perspective, and I think a name is inherently a bit distancing, or labeling and naming is almost there to make us separate from one another. So I didn't want her to have a name because I wanted the person reading to be seeing it from her, immersed in her perspective. And then also I thought it worked well for her not to have a name to suggest that she has no identity outside of this account that she's giving you, and because that's sort of the point of how intense the book is supposed to be, is that it's not that she has no life and didn't have any life before it and won't have one after it, but the novel is supposed to be just
her becoming totally saturated and obsessed by this one experience. So I thought that the lack of a name would keep her only in this timeline and this experience. Sì, ci sono due motivi per cui lei non ha un nome. Il primo è simile a quello che dicevi, ovvero voleva che il lettore fosse immerso nella sua prospettiva e comunque sia il nome in qualche modo separa o etichetta una persona e quindi avrebbe allontanato. L'altro è per evidenziare ancora di più che lei non ha un'identità al di fuori di Ciaran e non è che lei non ha una vita, cioè lei ha una vita prima, dopo, durante, però il libro la ritrae in questa esperienza che la satura completamente e quindi questa cosa di non darle un nome chiaramente fa sì che tutta la sua esperienza sia subalterna a Ciaran, che invece non ce l'ha, è uno dei pochi che ce l'ha nel libro. Volevo fare un'osservazione, se posso, lo dico in italiano perché in inglese adesso ne ho. Io l'ho trovato molto irritante all'inizio del libro. I find the book very irritating at the beginning because it was very difficult to me to read about a girl that was so masochistic. She was very conscious about the dolore, the pain she was causing to her, and she wanted to stay in this pain in my way of reading the book. So it was very, very irritating, very hard to me to read the book. And I want to read it till the end to understand why. Only at the end I realized that you didn't give a name to her. Really. And so I understand why. The reason why you didn't give to her a name, that she was lost in herself, in her difficulty in being someone and find herself. And at the end, I think that the real victim is Ciaran, victim of her, because she manipulated, not you, no. Because she manipulated he, and Freya manipulated his father. It's at the end, Ciaran seems the victim to me. I don't know if it's correct, if there's something correct. This was my way of reading the book. Lorenza dice che all'inizio she is very selfish. Very selfish. Very selfish. Lorenza dice che era stata molto irritata dalla lettura di questo libro e di come questa ragazza potesse essere così masochista e è voluta andare avanti e alla fine non ci sono grossi spoiler, quindi non dico niente, ma posso dire, come ha detto Megan, è molto noioso da raccontare, è molto meglio leggerlo. Lorenza dice, secondo me la vera vittima di questa situazione è Ciaran. Lei è veramente molto egoista. Probably, I don't know, because I'm Italian, I'm very, I don't know, in my opinion, it's very difficult to me to read about girls that have this kind of difficulties, but probably it's your generation. I don't think Ciaran is the victim, but I don't think either of them are the victim. I agree with you, I think that she knows much more than he does throughout the whole experience. She's, the one who has the awareness of what's going on at all times compared to him. Even when he acts cruelly and sadistically, which he does, and you can't excuse him because nobody forced him to do those things. But even so, she knows more than he does when that's happening. So yeah, I agree that she's very manipulative, very calculating. And yeah, even though I don't like him, I don't think he's a good guy. No, it's not good. But he didn't, I guess, ask for her to be a part of his life. So even if he is a dickhead, he wasn't asking for anyone else to be involved with him being a dickhead. He could be a dickhead on his own, over here alone,
and she kind of forced her way into his orbit when he didn't ask for it. So yeah, I think of the two of them, she's probably the one you could more accurately call the aggressor. But yeah, I wouldn't like to call him the victim, but I definitely don't think he's the villain of the book, really. Yeah. Grazie per questa domanda, perché questo è un grande plot twist, mi farà comprare tutto il libro, perché dopo un'ora che diciamo che lei è poverina, viene fuori questa cosa che adesso va a tradurre. Io ovviamente mi sono guadagnata una fornitura di libri. Eravamo chiaramente sì, d'accordo. è vero? Cioè, eravamo chiaramente d'accordo per comprare il libro e fare questa domanda, e Megan dice no, secondo me dice Ciaran non è la vittima, ma sicuramente la protagonista sa molto di più di lui, cioè molto più cosciente di lui in tutta la storia di quello che sta succedendo. Lei è molto più manipolatoria e calcolatrice di lui, e lui certo è uno stronzo, ok? Dica è la parola che ho usato, perché letteralmente è testa di... però cioè, uno può essere anche uno stronzo da solo, cioè lui è uno stronzo a prescindere. Lei quello che fa è forzare la sua presenza nella vita di lui, cioè lui stava anche tranquillo da solo, lei continua a forzare la sua presenza nella sua vita, quindi per forza vuole essere lì, e quindi chiaramente la prospettiva non è solo quella di una donna che si perde in questa relazione che la sovrasta, ma lei, cioè, è la cosa che rende questo libro pieno di sfumature, è difficile da raccontare ma molto chiara per chi legge. Cioè, lei in questa relazione ci vuole stare e fa tutto per starci, cioè calcola al millimetro che cosa gli cucina, che cosa gli dice, che cosa gli fa provare il tal giorno, e quindi sì, c'è anche questo aspetto che è abbastanza ambivalente, ambiguo. Altre cose? Volevo sapere se quando parla di confessional writing è perché è autobiografico, parla di sé, non perché sono curiosa di sapere i fatti suoi, ma perché vorrei sapere dove trae l'ispirazione quando scrive, e se il fatto di essere una giornalista l'ha aiutata a scrivere, se l'aiuta in generale a scrivere anche romanzi. So before I wrote the novel, I wrote a lot of personal essays, confessional essays. I don't know if you really call them that, but essays about my life. So they were written in, I guess, not totally dissimilar style to the book. So when I started writing the novel, that was sort of the style I was used to writing in. So even though the events in the book are fictional, I was trying to use that same first person intense perspective, just because I knew that worked in essays, and I was trying to make it work in the novel. But yeah, I don't call it confessional or autobiographical, the novel, just because I didn't have that relationship. But it's like definitely based on feelings that I've had, but not a real event. Sì, prima del romanzo dice che ha scritto dei saggi, lei chiama personal essays, cioè dei racconti personali. Il saggio si sente di accademico, in realtà per loro è una parola molto più leggera, cioè sono delle cose di non fiction, quindi non inventate, su di sé, in cui usava questa prima persona, e quindi quando ha scritto il romanzo, che è un romanzo, cioè nel senso è basato sulle delle sue emozioni, ne abbiamo parlato prima, sulle sue emozioni, su parti di sue esperienze, ma non esiste nessun Ciaran nella sua
vita. Sono esistite delle emozioni molto intense che poi la sua protagonista vive in modo ancora più estremo. E quindi sì, ha cercato di usare in questo libro quella prima persona che lei ha usato nel suo lavoro di columnist, di giornalista, con questi saggetti, articoli personali su di sé, però poi il lavoro, cioè, nonostante sia appunto definito non da lei, ma anche di confessional writing, perché c'è questo aspetto molto, come dicevamo prima, segreto, scioccante sulla relazione, in realtà non è autobiografico. Quindi prima le hanno chiesto se aveva una foto di Ciaran e lei era tipo what? No. E quindi sì, no, perché non fa parte della sua esperienza questa persona qui, per fortuna. Prego. Ciao. Io ho preso il libro stasera, quindi non l'ho letto, però mi incuriosisce molto, innanzitutto per questo filone rifugiese, quindi sono curiosa di scoprire come si sviluppa. E la collana, sì, ci sono delle aspettative. Esatto. Sì. E sono rimasta molto colpita dalle due citazioni nel libro, quindi mi incuriosisce ancora di più la lettura. Volevo sapere se c'è un motivo particolare per cui sono state scelte queste due, oppure insomma, se c'è un aneddoto o una scelta mirata oppure casuale. Grazie. Vado a chiedere. Ok, vi leggo le due citazioni, perché la domanda è su queste due citazioni che aprono il libro. La prima è di Raymond Carver, da Ultimo frammento. E hai ottenuto quello che volevi da questa vita, nonostante tutto? Sì. E cos'è che volevi? Potermi dire amato, sentirmi amato sulla terra. La seconda è di Lang, da L'Io diviso. Una ricoverata, una ragazzina di 17 anni, mi disse una volta di essere in preda al terrore perché aveva dentro di sé la bomba atomica. The first one, the Raymond Carver one, I just always thought it was a very beautiful poem, but it also seems to express something that's important in the book to me, which is that this idea that all you want is to be loved, which is sort of how I still feel, is that like there's nothing really better than loving people, and that's more or less the point of life to me. But if you want it in a certain way that's too aggressive, then it can also kind of ruin your life. So I don't know, I thought there was something interesting in how lovely that quote is, and how lovely the idea of only wanting to be loved is, and then how dark that can turn if you see it in a certain light. And then the R.D. line quote is, I just really find him very fascinating. He was a psychiatrist who wrote a lot of books, but one of them that's quoting from, he encounters in his psychiatric practice this girl who literally has a paranoid delusion that she has a bomb inside her body. But I just thought it was a very striking image, but also found it, the idea of having something unspeakably and immeasurably bad inside of you that nobody else can see, was important to me. Quella di Carver ha sempre pensato che fosse una bellissima poesia che esprime qualcosa di molto importante per lei, che rimane secondo lei la cosa più importante della vita, cioè amare e essere amati.
cioè quello per cui siamo al mondo, che però poi è anche una minaccia, è una cosa molto aggressiva, in particolare in questo libro, quindi le interessava questa dualità, no? Tra una cosa che è molto lovely, molto carina e innocente, che può avere questo risvolto invece molto minaccioso. E invece la seconda viene da questo psichiatra che ha scritto molti libri e da questa esperienza con una ragazza che letteralmente credeva di avere una bomba atomica dentro, cioè aveva questo disturbo psicotico, però a lei interessava l'immagine intanto come tale, perché è un'immagine molto forte, ma anche il fatto di questa immagine di avere qualcosa dentro di così terribile che però gli altri non vedono e a cui non credono, e quindi è chiaramente poi una metafora che nel libro assume un significato. Allora, vai. Io leggendo il libro sono arrivata alla fine che non ho ancora deciso se sono davanti a una protagonista forte o fragile, se sono davanti a una protagonista autonoma ma dipendente, nel senso che comunque lei è autonoma perché ha un lavoro, ha una casa, lei addirittura mantiene il suo partner, però è una persona che dipende comunque da qualcosa, che può essere abuso di alcol, che può essere dipende anche da questo rapporto, perché come effettivamente tu dicevi è un rapporto che lei non vuole ma vuole, cioè è sempre alla continua, lo alimenta, non so come spiegarmi, e quindi io avrei bisogno di qualcuno che mi aiutasse a capire se qua siamo davanti a una persona indipendente o dipendente o forte o fragile. Sottomissione, perché? Perché anche quello che dice lei non c'è per niente. Yeah. I don't know. My opinion on her has maybe changed, or like I think about her differently now than I might have when I wrote it. But I think that part of what makes her so dependent and so weak in some ways is the fact that she can be so strong and so independent, and that fact means that she might end up alone. If you're able to be on your own in the way that she evidently is by the end of the book, there's a possibility that you will be on your own and you might live on your own for a long time, which is not always a very joyful thought. And I think the fact that she knows she has it within her to be totally alone and to survive alone and to even want to be alone is maybe actually quite frightening to her and spurs her to act in the opposite way. Because even if you are an independent person, loneliness is very frightening. So I think that helps her to go the opposite way, to be like spooked in the opposite way. Ovviamente non c'è una risposta, anche la sua risposta è cambiata tante volte, no? Durante la scrittura e dopo. In realtà, cioè, lei dice probabilmente quello che le fa paura è il pensiero di essere sola, perché essere indipendenti vuol dire possibilmente di rimanere soli e anche esserlo per un bel po' di tempo, quindi un conto è pensare, un conto poi è quando si realizza. E quindi poi, cioè, dopo lei appunto metabolizza questo pensiero e la solitudine non è più un problema, però all'inizio appunto c'è moltissimo questa paura ed è quello che la spinge nella direzione opposta, che non è un fatto di essere non indipendente appunto o non forte, è che comunque la paura, in questo caso la solitudine, la mette in una posizione di fragilità e quindi di dipendenza. Questa può essere una chiave di lettura che è la sua, però.
originale in effetti è atti di disperazione, no? È questa condizione qui dell'essere soli e disperazione, che poi qui è tradotto secondo me anche bene come atti di sottomissione, che però rappresenta più il rapporto della relazione, e invece lì è se stessa che si sente appunto disperata, quindi c'è anche questa doppia valenza in qualche modo. Sì, il titolo in inglese è Acts of Desperation, sì, non ne abbiamo parlato, in realtà è una cosa abbastanza fondamentale. Desperation però in inglese vuol dire non solo disperazione drammatica come la intendiamo noi, vuol dire anche be desperate for something, vuol dire desiderare tantissimo una cosa. In italiano noi non abbiamo questa sfumatura tanto e quindi credo anche per questo è stato tradotto così, che e mette l'accento sulla relazione. Yeah, I mean, I took the best. Like, I took the advice of the publishers here, I guess, because I don't speak Italian, obviously. And they told me that the word just didn't have the same resonance as I had the title, as I wanted the title to be, as I had it in English. So, and I guess the title in English for me obviously has a bit of a double meaning, like desperation in terms of like being desolate, but also like desperation in like wanting something desperately, I guess, would be the main meaning for me. So yeah, I guess I took their advice that it didn't sound the same, and submission seemed a good alternative because it's like submitting to the force of the relationship as well as the other meanings that it has. Ovviamente il cambio di titolo lei ha accettato il consiglio della casa editrice, anche perché per lei i titoli in inglese voleva dire atti di disperazione, nel senso desperation come volere, in italiano diciamo disperatamente qualcosa, cioè in modo smodato, questo desiderio che diventa bisogno incontrollabile, però a me questo significato viene in mente se è guidato, cioè disperazione vuol dire desolazione, dispiacere. E quindi sì, poi sottomissione è comunque molto molto adatto in ogni caso. Megan è qui ovviamente se avete voglia di farle firmare le copie o di fare qualche considerazione qui, io continuo a tradurre. Grazie. Grazie a voi ovviamente che siete venuti e venute, il libro è là.